Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Una giovane donna uccisa mentre era alla guida del suo taxi. Un misterioso delitto in cui i numerosi indizi non hanno portato alla soluzione del caso. Oggi vi racconto l'ultima corsa di Siena 22. Vi racconto il cold case di Alessandra Vanni. Alle 6:30 di sabato 9 agosto 1997 Luciano Boschi sta andando in discarica per gettare 2 materassi. Nel piazzale dietro al cimitero di Castellina in Chianti vede però parcheggiato un taxi. L'uomo scorge all'interno del taxi la figura di una donna che sembra dormire, infatti ha la testa leggermente reclinata sulla destra e indossa una maglietta bianca. L'uomo si avvicina per chiedere alla ragazza se va tutto bene, ma non riesce neanche ad aprire bocca, rimane pietrificato. La ragazza non sta dormendo, la ragazza è morta. L'uomo chiama subito il 113 e gli risponde la questura di Siena che gli manda immediatamente una volante, seguita anche da una volante dei carabinieri di Castellina che sono competenti per territorio. Il tassametro è regolarmente acceso e segna il costo dell'ultima corsa, 55.200 lire. La ragazza è legata al sedile con una corda da pacco e con uno strano nodo. Sul cruscotto è presente l'impronta di una suola. Sul collo della ragazza c'è un solco e sotto il mento dei segni a forma di X. Sul lato destro del collo ci sono dei segni che sono compatibili con delle unghiate. La ragazza è stata strangolata con la stessa corda con la quale poi è stata legata al sedile. Sul corpo della ragazza non ci sono segni di colluttazione, come se si fosse fatta uccidere senza opporre resistenza. Dall'auto manca l'incasso della serata, 148.000 lire, comprensivi di quelle 55.200 lire che corrispondono esattamente al costo di una corsa da Siena a Castellina. La ragazza venne identificata immediatamente perché aveva con sé i documenti. Si tratta di Alessandra Vanni. Ma chi è Alessandra Vanni? Alessandra Vanni era una giovane ragazza di 29 anni che lavorava alla cooperativa taxisti senesi come centralinista. Smistava infatti le telefonate dai clienti alle macchine e da quando aveva divorziato dal marito aveva deciso di prendere anche lei la licenza di abilitazione per la guida dei taxi. Aveva a disposizione un taxi, infatti, il taxi Siena 22, un Alfa Romeo 155 dello zio Onorio, che era un noto tassista senese che gli dava la possibilità di utilizzare il suo taxi. Alessandra, che da lì a qualche giorno avrebbe compiuto 30 anni, il 22 di agosto, era una ragazza alta e slanciata, dalla folta capigliatura riccia. Era una ragazza estroversa, simpatica e nella sua vita tranquilla non aveva ombre. Un anno prima di morire si era separata dal marito Stefano, un meccanico senese, perché la loro relazione non funzionava più, ma si erano lasciati senza rancori. Era tornata a vivere con i genitori e da qualche tempo aveva instaurato una relazione con un tassista senese. Le prime indagini riguardano ovviamente i 2 uomini, ma entrambi avevano un alibi di ferro. L'ex marito era all'estero, mentre l'attuale compagno si trovava in servizio ed era a 50 km di distanza quella sera. Quel venerdì 8 agosto iniziò a lavorare alle 14, smistando appunto le telefonate per i colleghi. Alle 21 Alessandra saluta tutti, spegne il centralino e lo gira in automatico. Le 21, sono le 21, inserisco il centralino automatico. Buonanotte a tutti. Queste saranno le ultime parole pronunciate da Alessandra alla fine del turno di lavoro ai colleghi. La ragazza poi torna a casa, cena fino alle 22 e poi decide di prendere il taxi per fare un po' di pratica girando in città.
Lo zio Onofrio infatti è in Ungheria per assistere a un Gran Premio di Formula 1 e Alessandra vuole sfruttare l'occasione per far pratica. Alle 22:30 si reca in piazza Matteotti, che è il punto di ritrovo di tutti i tassisti, e accende il tassametro che registrerà tutti i suoi movimenti. La ragazza si reca alla stazione di Siena, dove carica 2 paracadutisti che deve accompagnare alla caserma, che si trova in Piazza delle Armi. Quindi fa salire una famiglia di inglesi e alle 23:07 riceve l'ultima telefonata. Sono 2 studenti che devono andare in Piazza Gramsci. Da qui pochi metri e Siena 22 è di nuovo fermo in Piazza Matteotti. Sono le 23:18 e Alessandra scambia 2 parole con i colleghi. Al momento è sola e da questo momento in poi non riceve più telefonate dal centralino automatico, ma alle 23:25 Alessandra imposta il tassametro sulla tariffa 2, la tariffa extraurbana, e comincia a muoversi sulla via Chiantigiana in direzione Castellina. Non ha il cellulare con sé Alessandra, ma si sente sicura perché quella sera in servizio c'è anche il suo compagno, che anche lui sta facendo il turno serale. Poco prima delle 24 Alessandra passa da Querciagrossa, un piccolo paese lungo la via Chiantigiana. Alcuni testimoni la vedono passare lentamente davanti al bar. In questa piccola frazione di poche centinaia di anime, in via di Vittorio, abita Nicolino Mohamed Stefano, detto Steve, un somalo di 48 anni che prende abitualmente il taxi per recarsi alla pizzeria dove lavora e che conosce Alessandra perché usa frequentemente il servizio di taxi. Sembrerebbe proprio che Alessandra avesse con sé quella sera un gattino che voleva far adottare all'uomo e pare lo tenesse proprio in una scatola legata con dello spago. Uscita da quel paese, Alessandra si dirige verso Castellina in Chianti. Alcuni testimoni dichiareranno di aver visto un uomo uscire dal taxi e rientrare rapidamente sul sedile davanti. Il taxi riparte e arriva a Castellino alle 24:05. Imbocca una stradina che porta a un piazzale sterrato dietro al cimitero, vicino a una discarica. Un punto davvero strano per far scendere dei passeggeri, un posto isolato e poco illuminato nella campagna toscana. Il tassametro di Siena 22 si ferma alle 24:09 dopo aver fatto una corsa di 44 km a una media di 60 km orari. L'importo sul tassametro è di 55.200 lire. La successiva autopsia stabilirà che Alessandra è morta quella notte tra la 1 e le 3 del mattino e che è stata legata successivamente alla morte. È esclusa la presenza di segni sul corpo di Alessandra, di segni come contusioni o lacerazioni, per cui non c'è stata una lotta tra lei e il suo assassino, esclusa anche del tutto la violenza sessuale. I segni di strangolamento e i piccoli graffi sono compatibili proprio con quella corda di canapa grezza con la quale dopo la morte Alessandra è stata legata. I primi scenari possibili secondo gli inquirenti erano 2. Uno, che la donna fosse stata uccisa dall'ultimo cliente che voleva impossessarsi dell'incasso della serata, le 140.000 lire. Oppure che Alessandra, dopo aver portato gli ultimi clienti, si fosse trovata con qualcuno a Castellina, che avesse voluto trovare qualcuno senza farsi vedere e che quindi l'appuntamento era stato dato proprio nei pressi del cimitero. Le indagini si mossero anche nel mondo della droga. Gli inquirenti ipotizzarono che Alessandra avesse visto o sentito qualcosa che aveva segnato il suo destino. Resta il fatto che Alessandra è stata colta di sorpresa e non ha avuto nemmeno il tempo di reagire, non ha avuto nemmeno il tempo di azionare quell'allarme che era installato su tutti e 34 i taxi della cooperativa senese.
Solo i tassisti erano al corrente di quel tasto, eppure Alessandra non ha avuto modo di azionarlo. L'esistenza di quel dispositivo era noto solo ai tassisti ed era necessaria solo la pressione col ginocchio per poterlo azionare, ma Alessandra non ne ha avuto il tempo. Dopo 2 settimane dall'omicidio avvenne un fatto molto particolare, soprattutto dal punto di vista criminologico. Alla stazione dei carabinieri di Castellina arrivò una lettera, pare spedita dal Friuli, che conteneva un messaggio molto particolare. La aprirono, ma non furono in grado di decifrarne il messaggio. La lettera, infatti, era scritta in latino. I carabinieri si recarono subito presso il parroco del paese, Don Gino Giannini, che la decifrò immediatamente. Quella lettera era un foglio bianco con scritta nel mezzo questa frase: quis est dignus aperire librum et te solvere signacula eius. Chi è degno di aprire il libro e di romperne i sigilli? Era una citazione del 5° libro dell'Apocalisse di Giovanni. La procura ipotizzò subito che quello fosse il riferimento al particolare nodo con il quale era stata legata Alessandra. La corda infatti era stata legata prima su una mano, poi sull'altra ed erano state fatte una serie di spirali e la parte terminale della corda era stata usata per agganciarla al sedile. È un nodo che ha richiesto impegno e ha fatto sì che gli assassini o l'assassino siano dovuti rimanere più tempo all'interno del taxi, accendendo anche la luce e quindi correndo un rischio di essere scoperti. La consulenza medico-legale stabilirà che Alessandra è stata legata con la stessa corda che in precedenza è stata utilizzata per strangolarla. Questa corda probabilmente era attaccata ad un pacco rosso. Gli inquirenti ipotizzano che il pacco fosse quello che conteneva il gattino, che non è mai stato ritrovato. Gli inquirenti si chiesero a lungo per quale motivo gli assassini o l'assassino avesse dedicato così tanto tempo per fare quel nodo. Fecero diverse ipotesi. Un motivo poteva essere quello di voler mantenere il corpo di Alessandra in posizione retta, in modo di dare l'idea che la donna stesse dormendo. Un'altra opzione era quella che fosse stato il comportamento di una persona mentalmente instabile. La terza ipotesi invece è che quel nodo rappresentasse un simbolo, che fosse un messaggio in codice. Purtroppo tutte queste domande sono ancora senza risposta. Il tipo di solco lasciato sul collo di Alessandra racconta la dinamica del suo omicidio. Si tratta di un solco che viene definito duro, ovvero fatto da un tipo di corda con potere escoriante, come quello di canapa. È un solco prodotto da una trazione che va verso destra. È un solco che si estende su tutto il collo e che davanti si biforca lasciando un segno a forma di X. Secondo gli esperti della polizia scientifica, il segno lasciato sul collo di Alessandra denota uno strangolamento non istintivo illogico, ma un'azione perpetrata secondo uno schema con tecnica e determinazione. L'assassino ha preso la corda dalle 2 estremità, incrociando i polsi e alzando i gomiti. A questo punto l'assassino allontana i polsi e la corda comincia a tirare, frapponendosi sul davanti formando una X. Tutto avviene in un attimo. Alessandra non ha avuto quasi il tempo di reagire. Probabilmente i segni che aveva Alessandra sul collo erano dovuti al fatto che lei ha tentato di liberarsi, ma lo strangolamento è avvenuto molto rapidamente. Alessandra è morta in una manciata di secondi. Per Ferragosto le indagini erano già a un punto morto e nel 1999 le indagini furono chiuse. A disegnare una nuova ipotesi fu la trasmissione Chi l'ha visto, in una puntata del 30 maggio del 2012.
Gli assassini di Alessandra potrebbero essere i componenti o i basisti che in quell'estate del 1997 hanno sequestrato l'imprenditore Giuseppe Soffiantini. La giovane tassista li avrebbe portati in quelle aree a fare un sopralluogo e potrebbe aver sentito o capito qualcosa che non doveva vedere o sentire. Fu seguita anche la pista dell'omicidio a sfondo esoterico. Nella vicenda di Alessandra Vanni c'è un numero esoterico che continua a riproporsi ed è il numero 2. Il numero 2 nella Cabala rappresenta la dualità, la separazione tra il bene e il male, ed è per questo motivo che a volte Satana è proprio rappresentato da questo numero. Il numero 2 è nel nome del taxi, Siena 22. È nella data di compleanno di Alessandra, il 22 di agosto. E anche la strada che ha percorso Alessandra quella notte, la strada chiantigiana, è denominata SR 222. Per estremizzare, pare che Alessandra sia morta tra la 1 e le 3 di notte, potrebbe essere morta proprio alle 2. Anche il giorno stesso, il giorno in cui si è consumato l'omicidio, il sabato, è il giorno prediletto per questo tipo di delitti. Il termine sabato è molto simile alla parola sabba, che nella tradizione stregonesca è il giorno in cui le streghe si uniscono a Satana. Non solo, il sabato in termine astrologico è il giorno che si attribuisce al pianeta Saturno, un pianeta cupo che molti astrologi definiscono come pianeta malefico, e infine il cimitero, che è la location ideale per un omicidio a sfondo satanico. A dare credito all'ipotesi esoterica c'è anche la dichiarazione di un sensitivo, Mario Allocchi, una persona che ha collaborato spesso con gli inquirenti. Allocchi non si limita ad additare le sette sataniche. Nel caso di Alessandra Vanni sostiene che ci sia un legame tra questo omicidio e gli omicidi del mostro di Firenze. Allocchi è convinto perché dice di averlo visto tramite il metodo della radioestesia con il pendolino. Sostiene che Alessandra non sia stata uccisa nel punto in cui è stata ritrovata e sostiene che è stata uccisa da più persone. È un'ipotesi suggestiva che coinvolgerebbe più persone. Questa cosa combacerebbe con le testimonianze di quelle persone che hanno detto di aver visto Alessandra con più passeggeri sul taxi quella notte. Quello dello strangolamento però non è un metodo che è usato solitamente negli omicidi a sfondo satanico. Connessa alla pista esoterica satanica ce n'è un'altra, quella che ad uccidere Alessandra Vanni sia stato un serial killer. Solitamente sia gli omicidi seriali che gli omicidi esoterici satanici hanno degli elementi in comune. Ad esempio, seguono dei rituali, oppure nell'omicidio appaiono dei simboli che hanno dei significati, che sono anche difficili da individuare da parte degli inquirenti. Sarà sicuramente una coincidenza, ma anche nel primo dei duplici omicidi del mostro di Firenze c'era un'Alfa Romeo bianca. L'omicidio era avvenuto nei pressi di un cimitero ed era avvenuto di sabato. In effetti, proprio in quella estate del 1997 la Toscana era stata scossa da altri omicidi, tra i quali quello di Margherita Furlon, una prostituta che era stata uccisa proprio qualche giorno prima di Alessandra. La paura di un altro maniaco sessuale, di un altro serial killer in giro per la Toscana provocò diversi timori in quel periodo. Nel giugno del 2013, a 16 anni di distanza, il caso venne riaperto. Il sostituto procuratore Nicola Marini iscrisse nel registro degli indagati 6 persone e fece riesumare il cadavere di un sospettato per poter verificare il DNA con quello trovato all'interno del taxi Siena 22. Venne fatto riesumare Mohamed Nicolino Stefano, l'uomo che era cliente abituale di Siena 22, il Somalo, che morì nel 2006.
Si riaccendono le speranze, che rimangono accese però solo per qualche mese, perché dall'esito del test del DNA né Nicolino Stefano, detto Steve, né gli altri indagati risultano essere implicati con il delitto di Alessandra. Nel 2020, a 23 anni dal delitto, la Procura di Siena riapre il fascicolo, indagando 2 uomini come atto dovuto. Queste 2 persone erano già state sentite all'epoca dei fatti. Secondo quello che riporta la stampa locale, i 2 sono già stati sentiti dal PM Nicola Marini e sono stati sottoposti a nuovi test scientifici più avanzati per stabilire se hanno una connessione con il delitto avvenuto 23 anni fa. Ad oggi il delitto di Alessandra Vanni rimane ancora avvolto nel mistero. Purtroppo non ci sono ancora risposte per questo caso. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi nei commenti le vostre opinioni e le vostre considerazioni. Io vi saluto e vi aspetto qui alla prossima domenica. Un bacione, ciao!